Tornare a mangiare il proprio pane, quindi per noi è essenzialmente un atto politico. Nel nostro caso è una cooperativa sociale di tipo B, quindi di inserimento lavorativo. Non solo pensiamo a un'idea di resilienza, ma pensiamo pure di partire dagli ultimi. Con dei soci che venivano fuori dal SERD. Quando poi abbiamo aperto il mulino abbiamo cambiato rotta e abbiamo detto facciamo l'impresa con le nostre forze. E tra l'altro lo facciamo in una formulazione di impresa che prova a non fare commercio e economia tout court, dove il valore è solo quello. Ma il commercio è una piccola parte di questo ipotetico cerchio, fondamentale perché sennò il cerchio non si chiude. Rielaborare un processo culturale così, destinato alla memoria, riattualizzarlo, andarsi a prendere delle tecnologie che hanno millenni di storia, trovare in queste tecnologie un ponte diretto, se fosse pure solo con le parole, riattualizza un discorso, che non siamo noi, quello che dobbiamo mettere al centro. Cioè, che cosa teniamo al centro? E in questo caso il grano. Coltivare questo tipo di grano, mangiare questo pane significa mantenere i paesaggi, attivare socialità, tenere in relazione tante persone su un qualcosa di senso compiuto, garantirsi del cibo per il futuro. Noi siamo letteralmente agiti, perché dentro di noi ci portiamo una genetica, una memetica che viene dal passato. Poi questi geni e questi memi si relazionano al presente e quindi in questo essere agiti c'è proprio questa coniugazione con il nostro passato, proprio quello che abbiamo dentro, come esperienza sensibile, materiale, ma anche come esperienza spirituale. Il Palio del Grano nasce da questo ricordo di infanzia, quando con i miei nonni si mieteva questo grano, e al fatto che io sono andato in Toscana e ho conosciuto la cultura del palio. Di ritorno dalla Toscana, dopo Genova e il G8, metto insieme queste due cose e viene fuori sta festa. Una gara della mietitura a mano del grano tra 8 rioni del paese. La prima edizione del 2005 e quest'anno abbiamo celebrato la 18ª edizione. E il fatto di restare antropologie attive dei culti, cioè essere produttori di cultura. Sangue Natale, se sei meno tardivo non lo dice figli tuoi. Abbiamo scritto l'inno del palio. La restituzione che viene fuori dalle pratiche credo sia la migliore formazione possibile. Abbiamo questo campo che si chiama Biblioteca del Grano, come i libri che stanno nella biblioteca e rappresentano la cultura, i saperi, così i semi stanno nella terra, quindi rappresentano la cultura, il sapore. Saperi, sapori, cultura, cultura. Quest'anno abbiamo realizzato il fiore della vita. Nel fiore ci sono le 3 varietà più importanti per noi, che sono quelle che abbiamo recuperato. Quindi vedi, i petali 38, c'era la Iangulidda, 37 c'era la Tarosella, 35 c'era la Russolidda. Qua dentro quindi c'erano le varietà proprio indigene nostre e ci sono 2 o 3 varietà che stiamo selezionando con il lavoro della biblioteca, che metteremo un nome e saranno libere. Agricoltura in un luogo significa soprattutto avere capacità interpretativa, e la migliore partenza per una buona capacità interpretativa è capire in quel luogo che cosa si è fatto e come lo si è fatto. L'albero per muoversi pette le radici, per me è la stessa cosa per chi sceglie di fare agricoltura. In realtà per muoversi sceglie di stare in un posto, di coltivare quel posto. Gli alberi sono quelli che riescono a tessere un'infinita rete di relazioni sotto, le radici, le micorrize, i soli, a rigenerarsi. Un bosco è là fermo, se non lo fermi tu lui cresce sempre. Io vi ho raccontato tante cose, però questa verità qua tu la riscontri se parli con la persona che passa, perché qua, capito, è vera, e solo così può essere vera.